Amici, buongiorno, io sono Ferdi e benvenuti nel mio canale YouTube. Volevo avvisare che questo video avrà pure i sottotitoli in inglese perché presumo che un video così debba essere principalmente indirizzato a dei visitatori stranieri che possono visitare i paesi dove viene usato l'euro. Io avevo già fatto in passato questo tipo di video, vi metto qui sopra in descrizione, il link dei miei precedenti video. Il mio primo è di circa 13 anni fa. Da tutti i commenti che è stato fatto è stato molto interessante, specialmente, ripeto, per gli amici stranieri che visitano i paesi dove viene usato correntemente l'euro. Ora iniziamo con i 50 euro che mi sono stati richiesti perché non ho mai fatto una recensione di come è possibile riconoscere, non in tipo professionale, così voglio dire che questa cosa è i controlli che io eseguo e che fino ad ora hanno sempre funzionato, e quindi non considerate questo come una cosa proprio infallibile. E io vi raccomando solo di controllare sempre tutti i biglietti che vi vengono dati in modo da non incappare in qualche biglietto falso. Va bene, come vi ho detto, ora vedremo i 50 euro. Qui in Italia attualmente si possono trovare questi due tipi di 50 euro. Vi voglio dire che non ho nessun 50 euro falso, perché fortunatamente dopo i controlli che eseguo non ho avuto più questa sventura di avere delle monete false. Allora, cominciamo. Questo qui che vedete qui è un vecchio modello, è il vecchio precedente, quindi diciamo che sta andando in disuso. La Banca della Comunità Europea sta ritirando tutti questi biglietti, però ad oggi, almeno qui da noi in Italia, è possibile ancora incontrarli. Vediamo, casomai vi capitasse un biglietto come questo, che cosa dovete fare per controllare. Allora, prima di ogni cosa c'è il tatto, dovete sentire la consistenza della carta, che deve essere la filigrana. La seconda cosa, che però non troveremo più nel nuovo tipo, è questa parte qui, che è zigrinata. Infatti col tatto si sentono le righine, però non è sempre un controllo molto valido, perché io ho visto che dei falsari sono riusciti pure a superare questo coso di sentire queste righine. Non sono fatte bene come vedete qui, però ci sono, quindi qualcuno potrebbe essere ingannato. Altra cosa da controllare è questa parte qui, che è un ologramma, vedete, e girando la banconota deve esserci una luminescenza, un colore che cambia, tipo l'arcobaleno, vedete? Questo qui non è facilmente riproducibile. Se si vede in qualche moneta che mi è capitato di vedere che c'era pure questo effetto di multicolor, però non era fatto bene come qua. Cosa che io considero invece importantissima, che non fallisce mai, è vedere la cifra del 50 euro che in questa moneta è qui dietro. E allora voi dovete vedere, guardare bene in controluce, vediamo se riesco a farvelo vedere, il colore che cambia, vedete? Vedete, ora è viola, mentre così cambia colore. Questo qui è il metodo principale che io uso per controllare i 50 euro che mi danno. E questo metodo qui è presente, è un metodo di controllo che vale su tutte le monete dell'euro, cioè parlo della carta,
valgono su tutte queste qui. C'è sempre questa caratteristica che non è facilmente riproducibile, un inchiostro particolare, vedete che cambia da marrone, diventa un color viola. Va bene, questa quindi è la vecchia banconota da 50 euro, se la stanno ritirando, fra poco sparirà e non ci sarà più. Mentre questa qui che ora vedete è la nuova, questa qui è la nuova, nuovo taglio di 50 euro, molto meno duplicabile, infatti è fatta molto meglio, sono stati aggiunti dei sistemi di controllo molto più concreti. Mi ero dimenticato di farvi vedere in controluce la stampa di questo timbro qua, che vedete la filigrana. E qui non si vede nessun filettino di controllo, forse c'è qui, forse, ma è molto poco visibile, non si vede tantissimo. Questo qui, vedete? Questo qui, ma non è molto visibile. Infatti questa moneta è stata eliminata. Va bene, passiamo invece alla nuova. Queste sono tutte monete vere, Allora, come vedete l'hanno molto migliorata, hanno inserito dei nuovi inserti anticontraffazione ed è presente come prima cosa sempre il 50 euro, la cifra del taglio della moneta, che in questo caso è qui, in cui noi dobbiamo sempre usare il metodo che vi ho detto prima di far ruotare la banconota e vedete che il colore cambia e vedete questo arcobaleno. Poi qui c'è presente una banda con una striscia argentata, ha pure questa prerogativa che cambia colore, quindi si può controllare pure da questa parte, guardate. Tutta la banda, quindi ne hanno inserite tante, non c'è più quella barretta zigrinata che era facilmente duplicabile. Sul retro vediamo è quasi identica all'altra, c'è la fascetta è molto più ben marcata, vediamo pure lo stampo della filigrana con questo viso di donna. E poi hanno aggiunto questa finestrina che è trasparente, infatti ora ve la faccio vedere in controluce così potete vederla. Vedete? Si vedono le cose dietro, è trasparente. Quindi guardatela bene, guardate bene la vostra banconota, toccatela. Pure qua, mi ero dimenticato, c'è un altro sul retro, ci sono i segni del valore, che si possono vedere. Si vede poi avvicinando sempre il viso della donna e poi diventa trasparente, vedete? Va bene, ripeto, questo video sarà sottotitolato per così dare modo ai visitatori stranieri di poter capire bene di che cosa si è parlato. Io vi saluto, vi ringrazio, chiedetemi pure se volete vedere qualche altro tutorial su qualche altra banconota e vedrò di farlo. Per diciamo aiutarvi eventualmente a evitare delle fregature. Io vi saluto di nuovo, un ciao da Ferdi, ciao!